Ciao, io sono Andrea Saffirio e oggi, visto che me l'avete chiesto in tanti, voglio parlarvi degli accordi quartali, che sono un argomento molto ampio e molto affascinante. Potrei stare qui a parlarne per ore, ma cercherò di non farlo per fare un video di una durata accettabile, diciamo. Partirò dalle basi e andrò via via a toccare degli aspetti un pochino più approfonditi e avanzati. Partiamo subito. Accordi quartali significa che sono costruiti tramite la sovrapposizione di intervalli di quarta, diversamente dagli accordi a cui siamo normalmente abituati, ad esempio le triadi o le quadriadi, diciamo gli accordi di settima, per farla breve, che sono generalmente costruiti da sovrapposizioni di intervalli di terze di tipo diverso, terze maggiori, terze minori, combinate tra di loro. Ad esempio, se prendo un Do major 7, tradizionale in posizione stretta, avrò Do, Mi, Sol e Si, che è la sovrapposizione di vari intervalli di terza, dal Do una terza maggiore, dal Mi al Sol una terza minore e dal Sol al Si una terza maggiore. È chiaro che poi io posso scegliere di suonare questo Do major 7 in 700 modi diversi, infatti farò anche un video sui voicing, ma ne parleremo più avanti. Però diciamo per come è costruito, come sono costruiti la maggior parte degli accordi che siamo abituati a suonare, diciamo che siamo portati a pensarla come una sovrapposizione di terze. Invece gli accordi quartali rompono un po' questo schema, aprendo alcune possibilità molto interessanti. Diciamo che i pianisti di riferimento in ambito jazzistico per questo tipo di linguaggio armonico, questo stile, diciamo, di voicing, appunto di come prendere gli accordi, sicuramente il primo che viene in mente è McCoy Tyner, ma ci sono sicuramente anche Chick Corea, Herbie Hancock e un pochino successivo Kenny Kirkland, ma sostanzialmente quasi tutti i pianisti dagli anni 60 in poi hanno cominciato a utilizzarli in maniera più o meno intensiva, diciamo, ma questo non vuol dire che li abbia inventati McCoy Tyner o Chick Corea. Troviamo accordi quartali nella musica di Ravel, anche Duke Ellington utilizzava degli accordi quartali in alcuni momenti, però diciamo che questo utilizzo un po' più intensivo degli accordi quartali cominciamo ad ascoltarlo a partire dagli anni 60, appunto come McCoy Tyner, Chick Corea, Herbie Hancock. Questi accordi quartali, che poi sarebbe più corretto chiamare voicing quartali, perché gli accordi sono sempre quelli tradizionali, non sono accordi diversi, sempre Do settima, Do minore, Do major 7, sempre i soliti accordi, diciamo, tradizionali, ma la cosa che cambia è come li esprimiamo, quindi come li prendiamo sul pianoforte o insomma su altri strumenti armonici o arrangiando per vari fiati, eccetera, eccetera. Questi voicing quartali hanno una caratteristica, ovvero rompendo lo schema a cui siamo abituati di sovrapposizione di terza, vanno a creare delle combinazioni di note rispetto a un determinato accordo che cercano di esprimere un po' inusuale, che talvolta li può rendere ambigui e anche un po' sospesi, diciamo. Sono molto utili quando mi ritrovo in una situazione musicale in cui ho lo stesso accordo per un po' di tempo, proprio perché, essendo dei voicing ambigui, mi permettono di utilizzare diversi voicing per lo stesso accordo, senza che questo risulti un'alternanza di vari rivolti dello stesso accordo. Mi spiego meglio: se io ho tante battute di Do minore e con dei voicing per terze tradizionali voglio suonare tanti voicing diversi di Do minore, il rischio è di fare una cosa del genere. Oppure omettendo la fondamentale, che non è brutto, non c'è nulla di male, però chiaramente stiamo ribadendo un po' sempre lo stesso concetto senza aggiungere nulla di nuovo. Mentre quando comincio a farlo con gli accordi quartali, o meglio con i voicing quartali, la situazione si fa più interessante perché posso effettivamente creare anche delle piccole melodie, diciamo con la linea acuta dei nostri voicing, più interessanti e meno appunto legate ad un arpeggio. Ad esempio, eccetera, eccetera. Una volta che impariamo a gestirli in un contesto musicale in cui ho lo stesso accordo per un po' di battute, poi possiamo anche utilizzarli in un contesto dove gli accordi cambiano anche ogni battuta, oppure addirittura 2 accordi per battuta, insomma un contesto
tradizionale, uno standard, un brano qualsiasi, insomma. Però diciamo che per approcciarli, per iniziare a conoscere questi accordi, io consiglio di iniziare da un contesto dove ho un singolo accordo per un certo numero di battute, così abbiamo anche tempo di pensare con calma, senza la fretta degli accordi che cambiano sotto, e poi piano piano impariamo ad utilizzarli anche nell'altro contesto. Il tipo di accordo più semplice da gestire con i voicing quartali è l'accordo minore settima. Questo in realtà è soggettivo, diciamo io tendenzialmente parto dall'accordo minore settima e poi mi ricavo un po' tutti gli altri. Iniziamo in maniera semplice, voicing quartali di 3 note per la mano sinistra, quindi diciamo con una funzione di accompagnamento sostanzialmente. Prendiamo la scala tradizionalmente associata a un Do minore settima quando non abbiamo altre informazioni dall'analisi armonica, per cui magari possiamo pensare che sia un terzo grado, un sesto grado. Normalmente Do minore settima possiamo pensare che sia un secondo grado e quindi la scala relativa è la scala dorica. Se non sai che vuol dire, non fa niente. La scala dorica di Do è questa qua, ovvero la scala minore naturale con la sesta maggiore invece che la sesta minore. Poco cambia. Che facciamo? Come forse vi sarà capitato di fare con i voicing per terze, quindi armonizzare la scala, ad esempio la scala maggiore, muovendosi lungo i gradi, sovrapponendo le terze, possiamo fare la stessa cosa con le quarte. Quindi prendo la scala dorica, parto dal Do e salgo di una quarta e poi salgo di un'altra quarta, ovviamente seguendo le alterazioni della scala. Quindi in questo caso vengono 2 quarte giuste. Se salgo sul Re, ancora una volta, una quarta più una quarta, 2 quarte giuste. Vado veloce, poi ovviamente se ti sembra complicato puoi sempre mettere in pausa il video, ragionarci, guardare anche il PDF che sicuramente ti allego in descrizione, e farti tutti i tuoi calcoli e poi rivedere il video con calma. Andiamo sul terzo grado. Qui la quarta giusta sarebbe La bemolle, che però abbiamo detto non fa parte della scala di Do dorico, e quindi andiamo sul La naturale. E qui si crea un tritono, quindi un intervallo di 3 toni, ovvero quarta aumentata, tra Mi bemolle e La. E poi quarta giusta tra La e Re. Andando avanti abbiamo... Ora, sicuramente avrai notato che i 2 accordi più dissonanti sono proprio quelli che contengono il tritono, quindi questo qui e questo qua. Sono dissonanti, in realtà io li trovo bellissimi, ma ovviamente come tutte le cose dipende dal contesto. Quindi, visto che vogliamo partire con calma, semplici e piano piano aggiungere cose sempre più avanzate, per ora proviamo a scartare questi accordi un po' più dissonanti e prendere come riferimento tutti i voicing che abbiamo visto, escludendo quelli col tritono, quindi quelli che partono dalla terza della scala, Mi bemolle, e quelli che partono dalla settima, quindi Si bemolle. Quindi avremo, escludendo questi 2 voicing, quindi abbiamo sostanzialmente 5 voicing possibili per Do minore. Obiezione, ma questo qui come fa a essere un voicing per Do minore se non ho né il Mi bemolle né il Si bemolle? Come faccio a capire che è Do minore settima? Non si capisce in realtà, ma questo è anche il bello, perché ci permette di utilizzare alcuni voicing che sono appunto più ambigui. Quindi non tutti i voicing quartali saranno completi sempre di terza e settima. Ad esempio il primo voicing che abbiamo visto ha la settima, ma non ha la terza. Il secondo non ha nessuna delle due. Quello che parte dal Fa ha sia la terza che la settima, questo è completo, e così via, insomma. Quindi il bello di questi voicing è che magari possiamo utilizzarli in combinazione, combinando alcuni voicing che sono più completi, altri voicing che sono meno completi, ma anche se così non fosse, probabilmente utilizzati come accompagnamento, non è effettivamente importante che siano così completi e chiari armonicamente, serve più a dare un contesto, uno sfondo sonoro, una colorazione abbastanza generica che poi magari viene definita in maniera più specifica dalla melodia, dall'improvvisazione che stiamo facendo. Quindi poniamo di stare improvvisando su diverse battute di Do minore settima, io con la mia mano sinistra potrò fare una combinazione di questi voicing. Inizialmente io consiglio, per non mettere troppa carne al fuoco, di partire magari da 2 posizioni, ad esempio in Do minore, range perfetto questo qui,
mentre magari la prima posizione va bene ma è leggermente scura, questa è un po' scura, mentre magari partendo dal Fa e dal Sol siamo in un range, diciamo, ottimale, se vogliamo. Ma nulla vi vieta di sperimentare, insomma, con altre posizioni. Io adesso faccio un esempio, parto dalla posizione che parte con il Fa come nota più grave, Fa, Si bemolle, Mi bemolle, e la posizione vicina Sol, Do, Fa. E improvviso per un po' su Do minore, diciamo, tendenzialmente dorico, con questi due accordi alla mano sinistra alternati. Eccetera, eccetera. Quello che fate alla mano destra, diciamo, ha importanza relativamente. Adesso ci concentriamo sul discorso dei voicing. Poi sicuramente avrete sentito, magari se avete un po', già vi siete un po' informati su questo discorso degli accordi quartali, che spesso gli accordi quartali vengono associati anche alle pentatoniche. Quindi sì, sicuramente combinare gli accordi quartali con le pentatoniche dà un suono molto affine a quell'epoca specifica degli anni 60 dove si è iniziato ad utilizzare questi accordi quartali, ma nulla vieta di utilizzare un fraseggio anche più tonale, se vogliamo più bebop, quindi utilizzando anche dei cromatismi. Eccetera, eccetera. Questi stessi voicing che abbiamo visto, quindi vanno bene anche per i seguenti accordi. Prendi carta e penna e segnali perché è facile dimenticarli. Fa settima, diciamo Fa settima sus, quindi un Fa settima non alterato. Dove in realtà gli accordi, i voicing con il tritono funzionano particolarmente bene perché hanno sia la terza che la settima. Questo è un Fa settima meraviglioso, settima, terza e tredicesima. Questo è più particolare. Se non sai cosa sono gli accordi sus o hai dei dubbi, c'è un fantastico video sul canale che ti consiglio di recuperarti per capire meglio di cosa stiamo parlando. Questi stessi voicing funzionano bene anche per Mi bemolle lidio, diciamo, quindi come se fosse un quarto grado. Meno bene per Si bemolle, diciamo, come primo grado, Si bemolle maggiore come primo grado, o meglio, dobbiamo fare un po' di selezione per evitare di includere i voicing che contengono il Mi bemolle, che è una cosiddetta avoid note, ovvero una nota che ci crea un po' di problemi se siamo in Si bemolle e ci soffermiamo su quella nota nel nostro voicing. Quindi questo per Si bemolle maggiore non è il massimo, ma per Mi bemolle maggiore, appunto tipo Mi bemolle lidio, questi voicing vanno benissimo. Ora sto andando molto rapidamente, quindi non ti spaventare, ci vuole un po' di tempo per assimilare questi concetti e io li sto cercando di condensare in un video di una durata ragionevole, ovviamente. Andiamo avanti. Una volta capito più o meno come funzionano questi voicing a tre voci, diciamo per accompagnarsi magari con la mano sinistra, proviamo a espandere questo ragionamento utilizzando più voci in un contesto in cui magari faremo questi accordi a due mani e vogliamo accompagnare qualcuno che fa il tema, un solista che fa un solo sulla struttura di un brano, eccetera, eccetera. Quindi vediamo come possiamo estendere questi accordi facendoli arrivare a 5 voci. Qui diciamo continuare a salire per quarte può cominciare a diventare complicato. Ti risparmio tutta la fase in cui ce li proviamo a costruire, vediamo quali accordi funzionano di più e di meno e ti do un paio di soluzioni, diciamo standard, che trovi in centinaia di dischi bellissimi e che sicuramente provando a suonarli ti possono dare l'impressione di quel sound un po' quartale che sicuramente avrai sentito. Detto questo, queste sono solo alcune delle possibilità, sei sicuramente libero di sperimentare e provare soluzioni diverse. E sicuramente c'è tanto altro da cercare, ma non voglio dilungarmi troppo. Prima soluzione, quella un po' più tradizionale, che prevede solamente voicing senza tritoni. Quindi tutti intervalli di quarta, in ogni voicing ci possiamo concedere, se necessario, al massimo un intervallo di terza maggiore. Massimo 1, perché altrimenti l'accordo poi non suona più veramente quartale. Perché questo? Al fine di evitare l'intervallo di tritono, appunto. In Do minore settima, sempre dorico, le posizioni sono queste qui. Quindi abbiamo
Quindi immaginiamoci un contesto in cui magari vogliamo accompagnare un solista con questi voicing, se vogliamo un po' più moderni, anche se poi il termine fa ridere perché questi accordi si usano abbondantemente da più di 60 anni in maniera, come dicevo, abbastanza intensiva. Io, se avrete notato, utilizzo spesso una quinta al basso, quindi fondamentale e quinta, che tengo poi col pedale per, diciamo, chiarire il centro gravitazionale di questi accordi, perché come abbiamo detto questi accordi possono andare bene sul Do minore, su Fa settima sus 4, su Mi bemolle lidio, insomma, quindi per chiarire un pochino il centro gravitazionale, cosa che faceva spesso anche McCoy Tyner, ogni tot battute, anche per chiarire un pochino i punti importanti della forma, ad esempio l'inizio del chorus, eccetera, metteva questo intervallo di quinta giusta al basso. Quindi facciamo un esempio. E così via. Chiaramente questo è un accompagnamento anche abbastanza attivo melodicamente. Ad esempio l'ultima melodia creata dagli accordi che ho suonato era... Ma ovviamente l'accompagnamento nasce dal contesto in cui si trova, quindi magari un accompagnamento così attivo potrebbe non essere sempre adatto, magari c'è bisogno di un accompagnamento un po' più leggero, più diradato dal punto di vista ritmico, quindi... una cosa del genere, per esempio. Bene, quindi se siete ancora vivi, ultimo sforzo. Altra possibilità di armonizzazione, diversa, sempre a 5 voci, un pochino più nello stile di Kenny Kirkland, che è un pianista che cronologicamente si colloca leggermente un po' dopo rispetto a McCoy Tyner, Chick Corea, Herbie Hancock. E questo tipo di armonizzazione include i tritoni, a differenza di quella di prima, ed è molto interessante appunto perché ha quella sonorità un pochino più dissonante, un pochino più pungente, che però in certi contesti è molto interessante, appunto. Quindi vediamo quali sono i voicing per questa seconda possibilità di armonizzazione, sempre per Do minore settima, tipo Do minore dorico, ma che poi è sempre applicabile a tutti gli altri casi armonici che abbiamo visto prima. Di nuovo, lentamente. Questo è come il primo dell'altra armonizzazione. Questo è diverso. Qui abbiamo un tritono. Questo è perfetto per un Do minore sesta, per esempio. Questo ce l'avevamo anche nell'armonizzazione precedente. Questo no, abbiamo la sesta qui. E poi questo molto interessante perché ha la settima ma anche la sesta, un po' particolare. E ha un tritono qui. Perfetto, ma come faccio a memorizzare questi accordi, assimilarli e renderli musicali e non stare lì che appena ho qualche battuta di Do minore cominciare a fare rigidamente su e giù per la scala con una tensione micidiale? Ho un suggerimento, ovvero cercare di rendere più musicali possibili gli interventi ad accordi con questa tecnica, partendo dalle melodie, quindi non dalla posizione specifica, ma partendo dalle melodie che questi accordi vanno a creare. Ora, nel caso di questa seconda armonizzazione, se noi vediamo tutte le note acute che si creano nelle nostre posizioni, abbiamo Sol, La, Do, Mi bemolle e Fa, e poi di nuovo Sol. Quindi abbiamo questa scala qua, che se partiamo dal Do, altro non è che la pentatonica di Do minore, che sarebbe questa, con il La al posto del Si bemolle, ovvero con la sesta maggiore al posto della settima minore. Che tra l'altro a mio avviso è molto più interessante da utilizzare in fase improvvisativa rispetto alla pentatonica tradizionale, in questo contesto chiaramente quartale. Quindi prendendo queste note, la cosa che vi consiglio proprio è di mettervi lì e cercare ad orecchio delle melodie che abbiano a livello di note ma anche a livello ritmico
un interesse, che siano brevi chiaramente, perché poi diventa pure complicato studiarle e anche difficile applicarle in un contesto reale. Dopodiché magari anche scriverle, perché no, e armonizzarle e piano piano trasportarle nelle varie tonalità, ad esempio provare ad applicarle su un blues minore. Ad esempio in Do minore avremo 4 battute di Do minore, semplificando 2 battute di Fa minore, quindi già mi devo trasportare i voicing in Fa minore, poi altre 2 battute di Do minore e le ultime 4 battute, diciamo, normalmente con un 2-5 sostituito, quindi La bemolle settima, Sol settima. Ora non voglio entrare troppo nei dettagli del blues minore, se no non la finiamo più. Però voglio darvi un paio di frasi d'esempio per capire di cosa sto parlando quando dico di scriversi una piccola frase. Quindi una prima frase potrebbe essere 1, 2, 3, 4. Benissimo, allora vedo sullo schema che magari mi sono stampato, non lo so, scaricato, comunque, ripeto, vi lascio poi tutto il materiale PDF al link in descrizione, e nota per nota me lo armonizzo, quindi sotto il Sol, ok, che ci può stare o questo, oppure questo, però comincia ad essere un po' bassino qui giù, quindi teniamo questo, poi sotto il La abbiamo questo, voicing, sotto il Do questo, e piano piano, lentamente, metto il metronomo, diciamo per cercare di risolvere proprio il problema tecnico dell'eseguirle. Qui chiaramente ci va un po' di pedale, sapere come gestire il pedale per non mischiare troppo i suoni, ma al tempo stesso cercare di collegare questi accordi, quindi cambiare rapidamente il pedale tra un voicing e l'altro. 1, 2, 3, 4. Per esempio, volendolo applicare a un blues minore, diciamo che questa frase dura 2 battute, quindi io avrò le prime 4 battute di Do minore in cui suono questa frase 2 volte, poi 2 battute di Fa minore in cui trasporto la frase in Fa minore, la suono una volta, altre 2 battute di Do minore in cui suono la frase in Do minore. Esempio, 1, 2, 3, 4. Barato alla fine perché ho messo un accordo alterato che è sempre un po' quartale, però diciamo giusto per dare un senso di dominante finale. Prendiamo un'altra frase, ad esempio 1, 2, 3, 4. La armonizziamo, in questo caso qui siamo alti col Sol, quindi effettivamente possiamo utilizzare invece che questa posizione, se vogliamo, per cambiare. 1, 2, 3, 4. Proviamo a applicarla in Fa minore, per esempio. E così via. Chiaramente ci vuole pazienza perché è una tecnica abbastanza complicata, quindi cose che sconsiglio: cercare di imparare tutte le posizioni in tutte le tonalità contemporaneamente. Assolutamente no, proprio penso sia una perdita di tempo, poi magari per qualcuno funziona. Invece concentrati su un'armonizzazione che ti piace, prenditi un po' di tempo per sentire come suonano queste posizioni, quali sono quelle che ti piacciono di più, quelle che ti piacciono di meno, quelle che ti piacciono ma poi non riesci a farle funzionare magari nell'accompagnamento per un qualche motivo, allora magari, perché no? Prova a insistere e scrivere una frase che va proprio a toccare quelle note per provare a utilizzare quella posizione. Ti scrivi una frasetta, la studi piano piano, lentamente, fino a che non diventa comoda, e poi magari la trasporti in un paio di tonalità, o anche solo per esempio in Fa minore per provare le prime battute del blues minore, e via via, diciamo, in altri contesti. Ripeto, ci vuole pazienza, ma dà una grande soddisfazione. Tra l'altro, questa tecnica di accompagnamento, come ho detto, a 5 voci abbiamo bisogno di 2 mani tendenzialmente, perché altrimenti l'intervallo tra questa nota e questa nota sarebbe troppo largo per prenderlo con una mano sola. Ma non è detto che debba essere utilizzata esclusivamente per accompagnare qualcun altro, è anche molto efficace durante un solo per spezzare con la parte, diciamo, improvvisativa a note singole
come se effettivamente stessimo commentando il nostro solo accompagnandoci. Faccio un esempio, improvviso per qualche battuta con la mano destra mentre con la sinistra mi accompagno e poi inserisco una parte di accompagnamento a due mani. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Adesso diciamo mi sono anche un po' allargato e a un certo punto sono anche andato un pochino fuori dal Do minore, diciamo visitando gli accordi intorno, quindi Do diesis minore, Si minore, per dare quella sensazione in e out cosiddetta, che altro non è che cercare di ricreare la sensazione tensione e risoluzione tipica della musica tonale dove abbiamo la dominante e la tonica. In questo caso magari stiamo talmente tanto su un singolo accordo che abbiamo bisogno di ricreare quel movimento di tensione e risoluzione, ma non necessariamente con un quinto grado che va a un primo, ma magari con altri escamotage tipo questo. Ma non mi voglio dilungare troppo su questo argomento, sennò si apre un altro portone gigantesco. Spero che questo video sia stato utile, fammi sapere se hai domande, commenti, idee, fammelo sapere nei commenti. Prossimamente arriverà il video che mi avete chiesto riguardo ai voicing, che è un altro argomento gigantesco ovviamente, quindi ci vuole un po' di tempo per organizzare le idee e cercare di farlo rientrare in un video anche qui di una durata accettabile appunto e non un video eccessivamente lungo. Grazie e al prossimo video.